ti dicevo, mi sento in imbarazzo per No, la no, mia no, ineleganza totale No, no, no. e quindi dico, caspita, per un attimo ho pensato di mettermi un po' elegante, capito? Poi ho detto, sfigurerei clamorosamente, no? No, no, ognuno di noi deve avere la sua identità, il suo gusto, no? Noi siamo nati un po' con questo sportivo chic di lusso, quindi la mia abitudine è portarmi sempre una giacca. Ma si acquisisce, cioè se io venissi da te e tu mi insegni per un mese, io posso apprendere dei canoni di eleganza oppure una roba che devi No, essere? ma come tutte le cose si può apprendere, però io quando avevo 8 anni, facevamo i contadini, mia madre mi portò in dono per Natale un paio di pantaloni verdi di velluto. Ah. Ne compravamo uno all'anno, cioè uno d'inverno e uno d'estate, e io li sotterrai perché non mi piaceva il verde. Ah. E quindi se io ancora vado in quella casa dove vivevamo senza acqua, senza luce, dove lavoravamo la terra con gli animali, molto interessante, non avevamo mezzi agricoli, trovo i miei pantaloni verdi. Poi da grande anche nelle collezioni non c'è quasi mai il verde. Chissà perché è qualcosa che viene chiaramente dall'istinto, no? Qualcosa in più, ognuno nel proprio... Era un tuo gusto anche da bambino, Sì, dicevi da già? bambino, se io adesso rivedo le foto, mi vedo le foto con i pantaloni chiari, pantaloni bianchi, anche d'inverno, che è stata un po' la mia cultura, no? Ma lì, sai, dobbiamo partire da quel grande concetto meraviglioso di Jean-Jacques Rousseau quando dice non posso minimamente immaginare che ci sia un essere umano simile a me. Quindi vuol dire che ognuno di noi, ecco, è se stesso. E da lì io sono partito sempre, cercando di portare a casa questo universalismo del mondo, indipendentemente dalla cultura, dalla lingua. Io vado in un luogo e vorrei vivere come persone che vivono in quel luogo. Significa grande rispetto per ogni essere umano. Ho trovato curioso, dimmi se è vero o ho visto un dato sbagliato, che tu non sei un esperto di cashmere, cioè io pensavo che tu fossi partito come magari super esperto di cashmere e hai detto ok, adesso faccio un'azienda partendo da quello. Invece mi sembra un'intervista, ho letto, Bruno Cucinelli, tu hai detto no, io non ero un esperto di cashmere. Confermi o Sì, è fake news? No, confermo perché la mia vita, i primi 15 anni, vivevamo in campagna, molto belli, molto particolari, dicevamo l'unica cosa che non ho sofferto la fame, ma la vita era speciale, perché avevamo un rapporto meraviglioso con la natura, tant'è vero che adesso quando si parla di sostenibilità, a me piace più utilizzare il termine armonia. Cioè, noi vivevamo in armonia con il creato, no? Faceva freddo, portavamo i conigli, dalla stalla li portavamo in camera con noi, perché il coniglio soffre facilmente il freddo. Cioè, tagliavamo un albero per scaldarci, coprivamo con il muschio perché rimettesse, quindi c'era questo vivere in armonia con il creato, cioè con gli animali, con l'essere umano, con la terra, no? Adesso troppo spesso magari si parla di sostenibilità e a me piace più armonia. Poi qualche mese fa il nuovo imperatore giapponese Naruhito ha scelto per la sua era l'era della speranza e dell'armonia, che io trovo affascinanti perché abbiamo bisogno di ritrovare armonia e speranza, no? Abbiamo inculcato ai nostri figli l'obbligo di aver paura. Se noi da domani sostituiamo la parola paura con speranza, tutto può cambiare. Certo. Quindi questa prima parte della vita è molto bella, perché anche quando lavoravamo la terra con gli animali, io ero l'addetto a tirare i buoi, perché ero magrolino. Quello era il tuo compito. Il mio compito. Il tuo papà Il mio ti ha babbo detto, mi tu diceva, uno dei due non deve uscire dal solco, perché se esce dal solco i solchi vengono storti. E io dicevo, babbo, ma perché i solchi devono venire dritti? Perché sono più belli. Poi questo è bellissimo. Quando poi da grande ho incontrato Goethe nel suo scritto Viaggio in Italia, bellissimo, affascinante, si ferma in Toscana e guarda costantemente questo contadino che guardava i solchi di grano. E gli dice, scusa, ma perché guardi i solchi? Dice, perché devono essere dritti.
Ma perché devono essere dritti? Perché sono più belli. Quindi il valore della bellezza, no? Il solco dritto, la forma pulita, il bosco tagliato bene, gli animali e le stalle curate, quella era vivere in armonia con il creato, che io credo che abbiamo bisogno di tornare, di recuperare Per cui di l'armonia. fatto tu, anche se nasci in un contesto completamente diverso, non era un contesto dove tuo papà faceva il No, business. noi facevamo i contadini, noi facevamo i contadini. E quindi, però comunque hai avuto delle indicazioni o delle lezioni di estetica dalla natura o da quel contesto. Questo che dicevo prima era proprio tipico. Poi, sai, c'era un altro grande tema, no? Mio nonno, tu non hai la luce in casa, quindi accompagni il tramonto, il sole che scende. E mio nonno diceva spesso che Dio ci mandi il giusto vento, il giusto sole, la giusta nebbia, cioè tutto il giusto, perché la natura, l'essere umano ha bisogno del giusto. Quindi questa era una grande scelta. Poi forse la più affascinante è stata quando noi raccoglievamo il grano, facevamo circa 140 sacchi, il primo sacco mio nonno lo destinava alla comunità, non l'ultimo sacco, il primo. Era per coloro che avevano meno di noi. Quindi questa idea del giusto profitto e dell'equilibrio tra profitto e dono che dobbiamo ritrovare, perché questo è il grande tema della vita, no? Far profitti e una parte di questi profitti donarli all'umanità. Che poi l'hai riportato nella tua azienda. Però torno un passaggio indietro. Sì. No, non mi è chiaro come a quel punto un giorno parti e dici adesso mi metto e parto dal Kashmir. Lì, che competenze avevi per partire? Nessuna. Però dopo questi 15 anni di vita abbiamo deciso di andare in città e mio babbo andava a lavorare in fabbrica, perché lavorare in fabbrica era qualcosa di, invece che fare i contadini. E mio babbo... Era considerato meglio in quel momento? Era un grande salto. Sì, lasci la vita da contadini e vai in fabbrica. Ti civilizzi un po'. Ma era così, negli anni 60 era così, no? Questa è un po' la storia. E mio babbo tornava dal lavoro, aveva più o meno 45 anni, e io 16-17, lui aveva gli occhi spesso emozionati e diceva: che cosa ho fatto io a Dio per essere umiliato? Quindi questo in me generò qualcosa di abbastanza forte, vedere il padre umiliato nel lavoro. Non si lamentava del piccolo stipendio e non si lamentava della durezza del lavoro, si lamentava che veniva umiliato. E da lì io mi sono detto: non lo so cosa farò nella vita, ma vorrei farlo per la dignità morale ed economica dell'essere umano. Ma tu studiavi in quel momento, facevi tipo medie, liceo, qualcosa del genere? Sì, è stato molto affascinante, perché io da 15 a 25 praticamente ho studiato, ma non ho studiato niente, perché erano gli anni 70, c'era il 6 politico a scuola, quindi io nel terzo, quarto e quinto geometri non ho studiato niente. Il famoso 6 politico significava che uno studiava, poi agli altri 6 o 7 davano il 6, tutti 6 prendevamo. Così molto affascinante per voi che non l'avete vissuto. Poi ho fatto questi 3 anni di ingegneria e ho dato un solo esame, geometria scritta, non sono stato ammessa all'orale, ma sono stati 3 anni affascinanti. Perché dico affascinanti? Perché vivevamo l'università. Discutevamo di donne, di teologia, di politica, di economia. Era quella che Eraclito chiama la sua polemos, padre maestra dell'umanità, no? E poi ho fatto questa vita al bar del paese, quindi io ho vissuto 10 anni al bar del paese, non lavoravo al bar, ma vivevamo al bar, quindi il bar è stata per me la mia università della vita. E perché la chiamo così? Perché al bar tu hai sempre qualcuno che ascolta le tue pene. Quando oggi trovi qualcuno... Anche, scusa, una tipologia di persone molto diversa. Solo uomini. No? Sì, certo. Avevo solo la mia amica che faceva la prostituta, che arrivava a lavorare, smetteva di lavorare a mezzanotte e veniva con noi. E io a 17-18 anni, dopo, quando chiudeva il bar, stavo un po' con lei e discutevo delle sue pene, erano per me molto affascinanti, i suoi dolori, le sue pene della vita, no? Il mal dell'anima. Quindi ecco perché io la chiamo la mia grande università della vita. E poi c'erano gli scherzi. Gli scherzi che, sai, noi deriviamo da quella cultura di Lorenzo il Magnifico, quando dopo 6 secoli di Medioevo lui torna a dire: chi vuole essere lieto sia, del domani non c'è certezza. E ritroviamo anche il piacere dello scherzo. Quindi sono stati 10 anni molto intensi.
In queste grandi discussioni... Scusa, se sì. uno mi avesse detto questo, mi avesse fatto questa fotografia, a quel punto se io avessi dovuto scommettere sul tuo futuro avrei detto non so quanto andrà lontano dopo 10 anni di bar e un'università non è andata bene. Invece qualcosa è successo. Che cosa? Beh, diciamo, allora, intanto sono gli anni che ti domandi che cosa faccio nella vita, che cosa non faccio. E lì c'erano questi due ragazzi che facevano il classico, che discutevano spesso di filosofia. Io facendo geometri, non conoscevo la filosofia, non potevo discutere, e una volta andai alla ricerca di Kant. Difficilissimo oggi, ma allora. Però trovai questa frase, diciamo, che mi ha cambiato un po' la vita, no? Quando lui dice: agisci considerando l'umanità, sia per te stesso che per gli altri, non come semplice mezzo, ma come nobile fine. Questo nobile fine, l'umanità. Avevo 17-18 anni, incominciamo lì ad immaginare che cosa faremo. Quindi dignità del lavoro, dignità morale ed economica e lavorare per l'umanità. Quindi i grandi concetti della vita erano fermi. Tant'è vero, ti dico una cosa molto interessante, tu essendo molto giovane, ho trovato in un testo antichissimo una frase affascinante. Cerca di essere con tuo figlio da 0 a 10 anni il suo maestro, chiaramente la maestra, da 10 a 20 suo padre o madre, per tutta la vita un amico. Vuol dire che a 20 anni l'essere umano è costruito, è fatto. Quindi io lì ero un ragazzo fatto, poi dovevo decidere che cosa fare nella vita. Però i principi di base ce li avevi. C'erano. Poi a 25 anni, dopo 3 anni di ingegneria, decisi di fare Kashmir colorato, quindi non conoscevamo niente, giocavo a carte io, quindi non conoscevo niente, non conoscevo neanche il Kashmir. Però la cosa un po' più affascinante che vorrei ricordare E perché hai detto perché io volevo fare qualcosa che si lasciasse in eredità, che non si rovinasse. E ho sempre pensato che qualcosa, volevo farlo in Italia, incominciavo a leggere qualcosa di Theodore Levitt, questo grande economista che diceva che noi in Italia avremmo dovuto produrre prodotti di grande qualità, perché altrimenti sarebbero arrivati nei decenni, e così è stato. No? Quindi io volevo fare una cosa di qualità. Scelsi il Kashmir da donna, e unicamente in forme contemporanee e colori colorati. Quindi c'era un po' di novità, no? Però avevi delle esperienze, non so, di niente, design? No, niente, non c'avevo niente io. Non avevo neanche un euro. Ah. Tanto è vero che vado dal babbo, perché io a mio babbo ho fatto sempre scherzi, lui ha ancora 97 anni, è vivo, e spesso mi dice: ma tu vuoi essere il più ricco del cimitero, che è abbastanza affascinante l'espressione, ma noi viviamo in un piccolo borgo. Poi dopo mi dice subito: ricordati che i debiti lavorano anche la domenica. Ecco, questo ritorno, no? Però lui, quando era ragazzo, mi diceva sempre: ricordati di essere una persona per bene, il suo grande tema. Quando io andai a dire a lui che volevo far Kashmir, dissi: papà, noi ci chiamiamo babbo e mamma, per fare lo chic io dissi: caro papà, vorrei fare i pullover di Kashmir. E lui mi guardò e mi disse in perugino: io, cocco mio, non ci ho capito niente, che Dio t'aiuti. Avete capito la differenza tra un padre che lascia ai propri figli il sogno? Oggi invece noi padri che cosa abbiamo fatto con voi giovani? Abbiamo commesso 2 grandi errori. Il primo è quello di avervi obbligato all'idea di aver paura. Il secondo è abbastanza ancora importante, perché abbiamo detto: non studi, ahimè andrai a lavorare. Abbiamo addebitato al lavoro le pene per non aver studiato. Questo è il grande tema dell'ultimo trentennio. Dimmi questa fase di partenza che mi affascina tantissimo. Hai tutto chiaro, principi di base ce li avevi, idea c'è, benedizione del tuo babbo è arrivata. Colore colorato, che era nuovo. Unicità rispetto al Sì. mercato. A quel punto da dove sei partito per costruire il primo embrione di azienda? Sì, sono partito dai 2 dipendenti che avevamo e dal Kashmir colorato. Poi sono andato subito in Germania perché avevo letto che i tedeschi pagavano. Io, non avendo soldi, chiaramente questi tedeschi che mi pagavano a 10 giorni per me era una cosa seria. Però l'altro lato di fondo era prodotto Kashmir, e vicino avevo sempre questa idea di fare un'impresa che facesse profitti, ma li facesse con etica, dignità e morale,
questa idea di far profitti senza recar danni all'umanità, o perlomeno meno possibile, e questi profitti mi piaceva che una parte fossero all'azienda perché fosse più solida, una piccola parte a me, ma vivo in un borgo, una parte a chi lavora con me, perché guardate che lavorare per 800-900 euro al mese a 22-25 anni poi non è così facile. Certo. Quindi io credo che l'essere umano debba avere quella dignità morale dal lavoro, ma anche economica. E una parte di questi profitti dovevano servire ad abbellire l'umanità. Ma da che viene questo? Sai, qui io ho avuto uno dei grandi maestri che avevo più o meno 22-23 anni, Adriano Imperatore, nelle sue memorie, quando la Yorsenau gli fa dire cose meravigliose, e Adriano dice: mi sento responsabile delle bellezze del mondo. Quindi quest'idea di sentirmi custode pro tempore di qualsiasi piccola parte dell'umanità. Come hai fatto a sposare questo tuo impianto filosofico, etico, valoriale, strepitoso, con poi la praticità di dover costruire un'azienda che deve pagare le bollette, i debiti lavorano anche la domenica, Sì, devi sì. pagare i collaboratori, il cashmere deve essere quello giusto, Certo. la logistica deve funzionare, cioè c'è proprio una parte pratica, operativa molto Sì, ma questo importante, è abbastanza normale, cioè io volevo lavorare, cercare di remunerare tutte le persone in un modo giusto, cercare di fare i profitti, i giusti profitti, non troppo alti, con etiche di dignità morale. Non so se ci riusciamo, ma questo è l'obiettivo. Cioè che ognuno avesse dal lavoro la giusta remunerazione, la giusta dignità economica, ma anche la giusta dignità morale, che non ha avuto mio babbo, che non hanno avuto i miei fratelli, no? Io con una semplice espressione, con uno sguardo, posso farti capire che non ho stima di te, ma se io ti do stima, la stima genera responsabilità. La responsabilità genera creatività. E Jean-Jacques Rousseau dice: quando un essere umano vive in un luogo che è in pace con il creato, la creatività è altissima. Se io invece ti tratto in una certa maniera, si abbassa il livello di creatività. E questa idea che la creatività faccia parte in ognuno di noi. Ogni essere umano ha una quantità di genio, certo. Al posto di diversa avere, natura, certo, di diversa intensità, ma genio vi è. No? E nell'impresa di ognuno di noi sta a noi mettere insieme, essere organizzatori del genio, no? Anche una visione diversa rispetto spesso alla narrativa da Silicon Valley, dove c'è Steve Jobs che è il genio e il 98% di operativi, quando poi non è minimamente così, no? No, io penso che ogni essere umano è una quantità di genio. Noi dovevamo andare a Pitti, manifestazione importantissima per il nostro settore, non avevamo una gag speciale e io ho dei palloni perché sono innamorato del calcio, e la signora che fa le pulizie, che da noi si chiama coloro che riordinano le cose, perché anche questo fa parte della dignità del lavoro, no? Se ti dico che lavoro faccio, certo, le pulizie, insomma, se ti dico che riordino le cose, tutto sommato, no? E lei mi disse: ma scusi, lei ha tutti questi palloni, perché non si fa un pallone di cashmere? Ma come un pallone di cashmere? Facemmo il pallone di cashmere e ha fatto il giro del mondo delle tele. Quindi è lei la mente creativa, certo, che è partita. Ma se lei avesse avuto timore di me, non si sarebbe mai permessa di dire: si faccia un pallone di cashmere. Ecco quella genialità quando Marco Aurelio ha questa battaglia importante con i germanici e lui si chiede a se stesso: che gli dico domani a questi ragazzi che forse ci giochiamo l'impero? Poi scende al campo e semplicemente gli dice: o miei stimati uomini dell'impero romano, domani Roma ha bisogno di noi, che Dio ci protegga. Gli dice solo: o miei stimati uomini. Quindi vuol dire che la stima, la dignità e il rispetto generano creativita e genialità. Quando sei partito per organizzare l'attività, hai detto sei partito senza una lira. Dove sei andato? In banca? Sei andato? Cosa hai fatto? Sì, e ma lì c'è un po' l'arte di farsi voler bene, no? San Francesco, per l'esattezza Tommaso da Celano, appena muore San Francesco, fa la sua biografia e lo descrive lento all'ira, rapidissimo nel perdonare, naso leggermente aquilino, non molto alto, e poi termina con un'espressione magnifica: tra i santi il più santo, tra i peccatori uno di loro. Perché dico San Francesco? Perché San Francesco era genio dei rapporti umani, cioè lui 800 anni fa parte e va dal sultano
a piedi e arriva dal sultano, in quel momento il sultano, diciamo, proprietario di una parte del mondo, no? E gli dice: scusa, perché non possiamo diventare amici? E diventano amici e si stimano. Quindi questa idea di farsi voler bene con educazione e garbo ti porta anche a far sì che un signore mi dà i primi 20 kg di cashmere, non avevo soldi, mi dice: mi pagherai, non ti preoccupare. Per lui era niente, no? Come se tu, un ragazzo giovane, vieni da me adesso, posso dare io qualcosa perché lui possa, no? L'arte di farsi voler bene, questo è un grande tema. Io quando vado nelle università, scherzando ma non molto, dico: cercate di non studiare troppo, studiate il giusto, perché il giusto studio è una cosa e poi il giusto equilibrio per farsi capire e amare dall'umanità, l'arte di farsi voler bene. E questa l'hai utilizzata anche quando, Sempre. immagino, sei andato sul mercato la prima volta e hai detto in Germania: salve, sono Brunello Cucinelli, sconosciuto, e lì che reazione c'è stata? Ma è una reazione particolare, perché i tedeschi, se poi sono diffidenti all'inizio, ma se poi ti vogliono bene, ti prendono a ben volere, tutto diventa particolare. La verità è che quando siamo andati con questi due amici italiani non conoscevamo niente, loro conoscevano un po' di tedesco, siamo andati in questo albergo, esponevamo il nostro prodotto. Tipo una fiera? Fiera importantissima, dove c'erano i miei stimati Versace, Armani, con tutte le loro collezioni. Noi avevamo questa cameretta lì, porta chiusa, e ogni tanto usciva, eravamo in 4, uno di loro parlando in tedesco diceva: complimenti signor Cucinelli, che colazione meravigliosa, lei ha fatto dei colori di cashmere bellissimi, scusatemi, mi viene da ridere, ma io non conoscevo niente. Poi chiudevamo la porta, guardavamo dal buchetto, c'era una fila, e io dicevo: aprite. No, non apriamo perché raduniamo più persone. Insomma, in un giorno e mezzo abbiamo venduto 11.800 pullover di cashmere e domani vado in Germania, abbiamo organizzato una cena per dire grazie a questi stimatissimi amici tedeschi che all'inizio ci hanno comperato pagando puntualmente, e quello è stato un po' l'inizio, altrimenti non avremmo potuto, se non ci avessero dato dei pagamenti a 10 giorni puntuali. Quindi l'idea anche lì di rispettare la cultura, di farsi voler bene, però sopra ogni cosa c'è rispetto, cultura, dignità di ogni essere umano, no? Questo è sicuro. Effettivamente il tema, ho visto su uno dei video recenti che ho fatto, parlavo del tema dei pagamenti, e la lista di commenti, di lamentele sui pagamenti italiani è infinita, no? E quindi... Sì, però lì il mio punto di vista, io penso che la metà dei pagamenti a volte dipendono anche dall'azienda fornitrice. Se tu mi consegni il ritardo, se tu non mi fai una nota di credito, io addebito il 50% del problema dei pagamenti al cliente e 50% anche all'azienda fornitrice. Io con loro mi hanno educato a comportarmi da tedesco, lineare, cioè la data è quella. Non bevevo birra per fare un omaggio ai miei stimati tedeschi, ho iniziato a bere birra solo lì, ma ecco, è una questione di rispetto reciproco. Se io ti dico che una cosa non posso rispettarla, ma te la dico, forse riusciamo a trovare un equilibrio. È vero che il tuo soprannome è il tedesco? Sì, perché io sono nato un po', sono stato sempre un po' rigoroso, perché mio babbo, quando facevamo i contadini, l'unica cosa che mi diceva: devi essere una persona per bene. Dico: babbo, ma mi dici sempre la stessa cosa? E poi da grande mi dice, adesso l'anno scorso una cosa abbastanza carina, però abbastanza forte sotto il profilo umano, sai che gennaio e febbraio mettono le classifiche di Forbes, tutte quelle cose lì, il mio babbo, che abita davanti a casa mia, mi dice, c'era lì il giornale che gli ha dato qualcuno, mi dice: non sono interessato perché sì, una persona per bene. Devo dire, lui si è emozionato, io lo stesso, perché il tema della persona per bene, almeno per me, sarebbe la cosa bella se l'ultimo giorno della vita qualcuno dicesse: è morto una persona per bene, perché abbiamo bisogno di persone per bene, abbiamo bisogno di correttezza, di verità, di bellezza. Abbiamo bisogno di morale, di dignità, di rispetto, perché ogni essere umano vive col suo mal dell'anima, e questo, il mal dell'anima, ci accompagna per tutta la vita. A volte più forte, a volte meno forte, no? Adesso è arrivato il rumore informatico. Questo rumore informatico della connessione
ci ha aumentato il mal dell'anima. Siamo connessi, un po' viviamo così, quindi abbiamo fatto un 30 anni di grandi scoperte scientifiche, abbiamo provato a governare con la scienza l'umanità, ma non è possibile. Ci vuole scienza e anima, ci vuole Voltaire e ci vuole Rousseau, ci vuole Apollo e ci vuole Dioniso, no? Ogni bella idea che parte dalla mente passa per l'anima è una bella idea. Come fai a bilanciare questa visione con quello che oggi è la crescita, scaling a tutti i costi? Peraltro ho visto di recente hai avuto un po' di gente della Silicon Valley da te. Ho visto una foto dove peraltro c'era, non so, Reid Hoffman, c'erano dei personaggi incredibili. C'era Jeff Bezos. C'era Bezos. Sì, sono arrivati questi 8 ragazzi che io chiamo a trovarmi. Ragazzi che insieme fanno 1 trillion di economia. Sì, è vero, però poi magari ci torniamo, ma mi piace trasmettervi un po' il sentimento della loro anima, perché questo era l'obiettivo della visita al paese, in 3 giorni senza telefono. Ecco. Adesso vi dico, allora facciamo adesso, vai, comunque è carino. Parti da qua. No, tutto è partito nel 2015 quando andando io da loro, Mark Benioff, diciamo, abbiamo fatto sta cenetta e a cena con le mogli... Benioff Salesforce. Sì. Loro dicono, tu ci vorresti parlare di umanesimo. Allora dico io... Aspetta. La prima volta. Allora, ma prima come fai? Hai chiamato e detto, no, c'è Mark e Jeff? No. Loro mi invitano, la prima volta mi invitano a San Francisco organizzando una cenetta, il fondatore di Twitter, c'è Mark Benioff, era una decina con le mogli, invitano me e dice ci parli un po' di umanesimo. Ho detto io vi parlo a una condizione, se togliamo il telefonino, quindi è stato affascinante perché tutti hanno tolto il telefono da sopra il tavolo e io ho detto ragazzi guardate che voi siete in qualche maniera i nuovi Leonardo del XXI secolo, però Leonardo era un umanista, chi di voi sarà un grande umanista, allora sarà il vero Leonardo. Da lì è partito questo rapporto e io ogni anno vado da loro a discutere di umanesimo tecnologia, di tecnologia e umana riservatezza. E l'anno scorso ho aperto quel Dreamforce, che è un evento importante con Mark Benioff, dove abbiamo parlato di dignità, di riservatezza. E ci siamo detti, ok, ci vediamo l'anno prossimo da me. Poi sono andata scusa se ti interrompo, la reazione che hanno questi signori dici è di vero perché poi loro gestiscono aziende che fanno billions. Sì, sai, nel 2015-2016 la loro notorietà era altissima, ma anche come li vedevano una sorta di Dio in terra, creativi, geniali, miliardari, cambieremo il mondo. Oggi invece c'è bravo, questa è la grande osservazione. Allora in settembre sono andato e Jeff Bezos mi voleva conoscere, sono andato a casa sua, molto carino, mi aveva preparato delle cose tipicamente italiane, io pensavo che mi darà 10 minuti, 5 minuti, quindi neanche ho mangiato perché dobbiamo fare la svelta. Invece siamo stati lì 3 ore in tutta tranquillità, senza telefono, e io cercavo anche un po' di chi sarà Jeff Bezos, chissà come, no? Ho detto Jeff, scusa, appena arrivato, tu sei l'uomo più ricco al mondo, lo so. Però se io passo qui fra 500 anni perché ho deciso che l'anima è immortale, tu che cosa avrai lasciato al mondo? Come Pericle ha fatto con il Partenone, come gli egiziani hanno fatto con le piramidi, no? Come i romani hanno fatto con il Colosseo, con l'arco di Costantino. E lui mi dice, 2 cose bellissime, io sto lavorando su un orologio che dovrebbe durare 10.000 anni. Comincia a spiegare, io guarda, abbandona, tanto non ci capisco niente. Poi mi dice, voglio andare sulla Luna. Bella idea. Però dico, secondo me per qualche migliaio d'anni staremo ancora sulla Terra. Quindi questi geni del XXI secolo che lasceranno all'umanità. Prima di andare via è stato molto carino perché mi ha detto, penserò a questo progetto a 2000 anni. Poi ci siamo sentiti, a Natale abbiamo stabilito che venissero al paesino. E ci siamo detti, ci vediamo al paese per discutere dei prossimi 2000 anni dell'umanità. Bellissimo, eh? Scusa, penso che sia, adesso vado a memoria, ma penso che sia la prima volta che un gruppo così, che insieme Cuba metà dell'economia mondiale, non so, insomma, si ritrova in un paesino in Italia
a parlare peraltro di temi non tecnologici, non è che No, vanno no, al no, World no. Business Forum, insomma. Quindi è Noi, un'occasione unica. diciamo che volevamo parlare di umanesimo e tecnologia, Ok. quindi sono arrivati, la cosa bellissima, senza telefono per 3 giorni. Ma sono arrivati con i jet privati, Sì, gli sì, elicotteri, sono con i jet privati. tutte le cose Sì, sì, loro. ma è una cosa molto carina perché, sai, anche noi eravamo tesi perché io li conosco. Dice, ma sai, no, viene qui Jeff, l'uomo più ricco del mondo, sai? La sicurezza anche, non so, insomma. Sì, insomma, no? devo dire, sono persone normalissime, guardate, vi dico la sincera verità. E abbiamo iniziato dicendo, ok, alla teatro cominciamo a raccontare la propria storia umana. E vi devo dire, ci siamo emozionati molte volte, perché era proprio da dove vengo, quali sono state le mie pene, i dolori della mia vita. E ci sono state 2 testimonianze di 2 ragazze meravigliose. Tutto a porte chiuse, No, noi e niente basta. cellulare, ok, una cosa proprio privata. Quindi abbiamo fatto questi 3 giorni, abbiamo discusso di umanesimo, di tecnologia, per esempio abbiamo detto dove sta la nostra anima? E Jeff mi dice la mia anima sta in Texas, ci sono i serpenti a sonagli, un caldo della Madonna, però la mia anima è lì. Ecco, poi diciamo sono testimonianze bellissime, il ragazzo di LinkedIn ha fatto una testimonianza che ci ha rubato il cuore, bellissima. Dopo chiaramente abbiamo fatto un passaggio a casa mia dove io tutti i busti degli imperatori, dei filosofi che ho fatto scolpire negli ultimi 30 anni da degli scultori toscani di ispirazione michelangiolesca, meravigliosi. Allora c'era il busto di Adriano e ho detto, guarda Jeff, questo è Adriano, no? Sì, sì. Dico, sai che lui dice, i libri mi hanno indicato la via della vita, la vita mi ha fatto comprendere il contenuto dei libri. E poi dice, colui che costruirà una biblioteca avrà costruito un granaio per coloro che verranno dopo di noi. E lui si è un po' emozionato, io mi sono emozionato. Ho preso il busto, l'abbiamo impacchettato, se l'è portato via. Dico, lo vorrei donare perché Adriano dice, mi sento responsabile delle bellezze del mondo. Molto interessante, molto affascinante. Siamo stati questi 3 giorni, ci siamo emozionati più di una volta perché ognuno dice, sì è vero, siamo miliardari. Normalmente gente che ha 36, 37 anni, tranne Jeff che è un po' più grande, no? Però abbiamo la nostra anima, abbiamo le nostre paure, le nostre pene. E dico, che cosa possiamo fare che questa tecnologia, che io credo che sia un dono del creato, ci sta rubando l'anima un po'. Come possiamo governarla perché non ci rubi l'anima? E questo è stato un grande tema, devo dire affascinante. Ho detto a voi normalmente quando vi fanno interviste, io non ho letto un'intervista dove vi parlano le tue paure, le tue pene, le tue difficoltà della vita. Abbiamo toccato certe cose molto umane e questa mi è piaciuta moltissimo. Poi alla fine dicevo, oh, guarda, questi 3 giorni come li chiamiamo? Allora abbiamo detto Solomeo, un po', siamo andati un po' dietro a Davos, no? Io dicevo, è una sorta di Davos dell'anima, no? Allora dicevo, ok, la chiamiamo Solomeo, Forum dell'economia e dell'anima, no, cambiamo. Solomeo, simposio dell'anima prima e dell'economia, perché succede poi che quando parli la seconda espressione te la un po' dimentichi, certo. No? Perché abbiamo parlato di anima e ci siamo posti l'obiettivo di vederci una volta l'anno e discutere di questo e Jeff dice prossimo anno tutti in Texas da me con i serpenti a sonagli. Serpenti a sonagli, cactus e un caldo della miseria, però lì sta la mia anima. Però ci siamo portati a casa, ognuno di noi, qualche cosa di molto importante. E tu vedi una nuova direzione? Sì. Perché io sono ormai da 20 anni nel mondo tech e all'inizio, come dicevi tu, c'era questo amore, finalmente la liberazione, cambiamo il mondo, e oggi invece vedi dei grandi colossi che fanno utili a go-go e ok, bravi loro, però si è perso, capito? Quello che è il valore, no? Anche ma sai, io ho detto loro una cosa, guardate che io non credo che nessuno di voi all'inizio pensava che creasse una cosa così grande. Certo. Quindi perché non abbiamo il coraggio di chiedere al mondo di aiutarci a vicenda? Perché le cose sono diventate molto più grandi di quelli che ognuno di voi pensavate.
Allora chiediamo, apriamoci al mondo, come possiamo fare, come possiamo migliorarci. Un valore di umiltà quindi anche. E c'è una grande volontà da parte di questi ragazzi. Devo dire, io ho detto, guardate che tutte le interviste che farò, io le farò unicamente a sostegno della vostra dignità umana, perché siete degli esseri umani, che siete diventati miliardari, ma avete magari, c'è qualcuno di voi che ha lavorato 15 anni, tutto 18 ore al giorno, e li vedi anche sotto il profilo umano, no? Che sono in difficoltà. E a un certo punto gli ho detto una cosa che gli è piaciuta molto, io sono innamorato di questa espressione, ma Pavel Floreschi, 1937, condannato a morte dal regime in Unione Sovietica, 2 giorni prima di morire scrive una lettera ai figli e dice: "O miei amati figli, quando l'animo è pesante, quando qualcuno ti umilia, ti offende, quando qualcosa non ti riesce, esci fuori e guarda il cielo e le stelle e tutto si riequilibrerà." La prima serata, a un certo punto, verso le 10 di sera, mangiavamo fuori, c'era una luna bellissima e c'erano le stelle. Dico: "Ragazzi, ma possiamo cominciare a farci illuminare dalle stelle? Possiamo tornare a alzare gli occhi al cielo e far sì che il creato diventi anche il padre ispiratore della vita, no? Troppo spesso camminiamo a testa bassa, no? Forse abbiamo fatto un trentennio dove abbiamo fatto solo scienza. Almeno in Italia abbiamo curato più, secondo me, meno l'educazione dei nostri figli, ma più l'istruzione. Certo. Ma un essere umano istruito è solo un essere umano istruito. Un essere umano educato è aperto al mondo, no? Quindi significa anche un'apertura mentale verso un universalismo del mondo. Io non credo nella globalizzazione, credo in un universalismo del mondo dove tu hai la tua cultura, le tue relazioni, la tua lingua, il tuo pensiero. Ecco, che significa rispetto e dignità. Diversamente insieme nel rispetto delle diversità. Della propria cultura, Ma sì. come si concilia secondo te il fatto che se io prendo Amazon, Facebook, Sì. Google, tutti quanti sono quotati in borsa Tutti, eravamo tutti quotati in borsa, sì, anche sì. tu sei quotato in Sì. borsa, e hai, diciamo, il capitalismo della trimestrale, no? Certo. E quindi tutti devono rispondere giù, su, in base al momento, devono portare dei risultati di breve periodo. Sì. E quindi i numeri li devono fare, però devono avere una visione ampia, e nel momento in cui Zuckerberg dicesse: "Ragazzi, ditemi cosa dobbiamo fare perché non lo sappiamo neanche noi", che è la situazione oggettiva secondo me adesso di Facebook, è visto come un segnale di debolezza, no? E quindi c'è questo Questo è problema un di come grande risolverlo. tema, quello che tu dici è un grandissimo tema, perché ho detto: ragazzi, siamo tutti quotati in borsa, abbiamo le trimestrali, ma possiamo immaginare un lavoro trimestrale, triennale delle nostre imprese, anche trentennale, e un lavoro per i prossimi 1000 anni? Possiamo progettare questo, no? Perché noi dobbiamo far profitti, a me piacerebbe se facessimo i giusti profitti, con una giusta crescita, col giusto rapporto, perché anche Jeff dice: "Io ho 600.000 dipendenti e mi piacerebbe se tutti i 600.000 lavorassero in luoghi un po' più belli, dove possono vedere il cielo, dove il lavoro è meno Chiaro. duro", no? C'è questa volontà, poi non è facile Certo. da realizzare, ma anche perché per molti di loro sono andati sopra a ogni loro aspettativa, no? Abbiamo parlato anche della grande differenza, dico, che a volte c'è fra voi e noi, in questo caso italiani. Sì. Noi, la nostra impresa, vorremmo che fosse come un figlioletto, vorremmo che tu lo curi per i prossimi 2, 3, 4 generazioni. Loro a volte si preoccupano, vendono il business, certo. poi non avendo un'identità magari nella loro terra, vanno a vivere da qualche altra parte, no? Però la cosa più forte che io porto a casa è questa idea di chiedere al mondo di aiutarci a vicenda per far sì che questa rete si migliori un po'. Come spieghi il fatto che tu sia comunque così ascoltato da persone che oggi, appunto, Jeff è l'uomo più ricco del mondo, hai gente che ha, come dire, ruoli in tutti i settori, e però dicono: "No, vengo 3 giorni a Solomeo a parlare con Brunello, che chiaramente sei fenomenale nel tuo settore, però sei visto forse anche come
Una guida più verso un lato più umanistico del business. Ti ringrazio loro, per questo, ma immagino, guarda, ecco. Mark Benioff è l'unico che non è potuto venire, ci ha mandato una lettera che abbiamo letto insieme, che ha letto Jeff prima, e poi io dentro al teatro, bellissima, che potrebbe averla scritta Leonardo da Vinci, di un'umanità, di una tecnica umanesimo. Ok. Ci siamo fatti una foto sotto l'immagine di Leonardo, perché Leonardo a un certo punto c'è un'epigrafe che dice: farò delle invenzioni che significheranno grandi cose. E dicevo, guardate ragazzi, come lui spiega al mondo che farà delle invenzioni che a quel dì le chiama finzioni, ma lo fa con amore, diciamo, facendo capire che tutto è per il bene dell'umanità. Io ho assistito a un meeting sui robot, sono tornato a casa, ho detto, oddio, meglio che non ci penso perché mi prende male. Se invece coloro che mi hanno espresso il modo di operare dei robot me l'avessero messo in una maniera più amabile, io sarei tornata a casa più felice. È anche un modo come facciamo vedere le cose, no? Quando Dante dice, il modo ancor mi offende, io dico, il modo ancor mi onora, se tu mi fai vedere una cosa nel lato positivo, no? E loro sanno di essere in difficoltà, perché per molti di loro è più grande di loro. Chiaro, chiaro. Abbiamo bisogno di unirci. Senti, notizia di curiosità che mi ha sempre colpito, ma è vero che fai tu la maglietta di Zuckerberg, la sua sì, lui, istituzionale? no, siamo contenti perché noi iniziamo con Steve Jobs e ne facemmo 400, sapete che lui portava quel jeans. E il luppetto. Sì, era un luppetto un po' più basso, manica lunga, nere, tutti uguali, 400. Ma lo facevi tu? Sì, l'abbiamo fatto noi. Ma non lo sapevo, ma non puoi dirmi queste notizie carine, così. Carine. Sì, carine. Però anche lì c'è un grande cambiamento, no? Se tu vedessi come erano vestiti, vedi che incominciano ad essere i giovani CEO un po' più vestiti anche con la giacca, in un modo sportivo e chic, sì. Non mettono la cravatta, ma erano vestiti bene. E vedi che anche a loro piace in una certa maniera, no? Quindi affascinante. Quindi sei partito da Steve Jobs e poi la maglietta di Zuckerberg, che ha sempre la stessa maglietta uguale, sei sempre tu? Sì, l'hai comprata noi, grigie, sì. Però c'è anche lì un grande cambiamento, perché vogliono essere, capiscono che hai 30 anni, sei bello a 35, però c'hai anche bisogno di andare a una serata, alla festa della tua compagna, magari figlia così là, ora vestito anche in un modo un pochino più sofisticato. Certo, quindi un'evoluzione. E poi sai, magari alcuni partono che sono ragazzini 20 anni e poi quando ce n'hai 40 hai anche una visione No, sai, diversa, io dico Steve Jobs, mi ricordo quando messe questa, che era carina, ce l'ho anch'io. Io non la portavo nera, la portavo blu e grigia, ma era carina, manica lunga, sempre vestito uguale, quindi è stato un uomo sotto quel profilo affascinante, sempre i jeans e sempre la maglietta, la t-shirt manica lunga. Come ti sei allargato in tutto il mondo? Questa è una curiosità che volevo chiederti. Cioè, come sei partito da Solomeo e poi oggi ti ritrovi e sei in Cina e sei negli Stati Uniti? Cioè, com'è successa questa cosa? Qual è stato il momento in cui sei riuscito a fare questo passaggio? Sai, un po' alla volta, però alla base di tutto ci sta un'espressione che ho sempre amato di Voltaire, no? Quando dice, se tu del tuo tempo non accetti i cambiamenti, forse prenderai la parte peggiore. Allora io dico, accettiamo i cambiamenti del mondo, capendo che l'essere umano ha sempre bisogno di curare il suo mal del vivere. Io dico ai ragazzi, comprate le tecnologie più avanzate, aperti a tutto, ma mi raccomando, avere un grande rispetto per l'essere umano. Perché se tu hai paura del futuro, no? Alessandro Magno guarda per ore, a 17 anni, il mare, e la mamma gli disse, scusa Alessandro, ma perché guardi, fissi il mare tutto il giorno? E lui dice, voglio conoscere i confini del mondo. E parte con 7 amici che hanno 17-18 anni, tranne il generale del babbo, no? E vanno alla conquista del mondo. Io non ho paura del mondo, basta guardarti indietro. Pensate voi come venivano trattati i gay, le donne o i bambini 30 anni fa. Certo. Quindi l'umanità è cambiata in un modo eccezionale. Abbiamo tirato fuori dalla fame forse qualche miliardo di esseri umani.
L'unica cosa di cui sono un po' preoccupato è che il mal dell'anima è un po' troppo pesante, no? Questo grande aumento degli antidepressivi. È vero che mio babbo non ce li avevano, però il mal dell'anima un po', questa idea di lavorare molto, questa idea di essere connessi. Da noi per esempio in azienda tu non puoi essere connesso, tu vieni a lavorare il mattino, all'una c'è il pranzo, ci si riposa un'ora e mezzo e si smette dopo le 5:30. Dopo le 5:30 non puoi essere connesso, il sabato e domenica non puoi essere connesso. E se ci sono urgenze, emergenze? Telefoni. Non c'è, come succedeva, no? Come succedeva in nei una vecchi telefonata tu risolvi 10 mail. Giusto. Se io ti dico che questo orologio qui ci E servirebbe... capisci anche uno di che umore è, come funziona. Questo è il lato importante, bravo. Se io ti telefono e capisco che quel giorno stai così e ti dico che c'hai, ma sai, sono un po' preoccupato per mia mamma, benissimo, quel tema l'affronti il giorno dopo. È questa la relazione umana che noi dobbiamo tornare a... Per i prossimi 10 anni cosa ti aspetta? Tornando indietro da 2000 a 10 anni dal punto di vista noi siamo della... quotati in borsa e un mesetto fa abbiamo detto ai nostri investitori quello che vorremmo fare. Noi vorremmo avere l'azienda lì, vorremmo crescere dell'8%, vorremmo che la nostra azienda nei prossimi 10 anni raddoppiasse in giro per il mondo. Abbiamo 64 paesi che possono diventare 70-80, ma è l'anima dell'impresa che deve rimanere questo, perché io sono convinto che i giovani che conoscono tutto e si interessano molto prima di comprare qualsiasi altra cosa, difficilmente acquisteranno, prima si vanno a informare dove produci, come produci, arrechi danno all'umanità, arrechi danno all'uomo, perché guardate che questo è un risveglio umano, morale, spirituale dell'essere umano. C'è un bisogno di un risveglio, questo è il risveglio del terzo millennio. È molto affascinante il momento, sai, siamo tornati a discutere sull'umanità. Il telefono in qualche maniera è colui che ti conferma che per essere credibile deve essere vero, perché altrimenti in un secondo si dice ciò che hai detto 4-5 anni fa. Chiaro. Quindi la credibilità viene da un essere umano vero. Hai paura? Dimostrami di avere. Non è vergogna emozionarsi per la paura. Dicevamo a questi ragazzi da Silicon Valley, quando li abbiamo visti spesso con gli occhi lucidi. Ma lo so, ti dici, ma tu siccome sei miliardario come? Ti emozioni? Sì, sono miliardario e ti emozioni. È questa, dobbiamo avere la bellezza, la genialità, l'amabilità, comprenderci, sono un po' tutto questo. Cioè, io credo, bravo, credo che dobbiamo essere persone per bene. Di chi abbiamo bisogno? Di persone per bene. Grazie. Leali, franche. Grazie, auguri. Grazie davvero. E che il creato ci illumini. Grazie a voi.